hanno detto che siamo da catene. L'amore coi fascisti non conviene, meglio un vigliacco che in una bandiera, uno che servirà la pelle intera, uno che non ha sangue nelle vene. Ce ne preghiamo la signora morte, ma la civetta in mezzo alla battaglia si fa baciare solo dai soldati. Forza ragazzi, facciamole la corte, diamo un bacio sotto la mitraglia. Lasciamo le altre donne agli imboscati, alle donne non ci vogliono più bene, perché portiamo la camicia nera. Hanno detto che siamo da galera, hanno detto che siamo da catene. L'amore coi fascisti non conviene, meglio un vigliacco che in una bandiera, uno che servirà la pelle intera, uno che non ha sangue nelle vene. Ce ne preghiamo la sono ucciso per una matracca. Non lo compiango, però lo vendico, e lo vendico immediatamente sulle persone nemiche che ho a disposizione. Nessun mio soldato, caduto come ci sia, deve restare invendicato. Andate pure. Tenente Ailoldi, provvedete. Io vado in ufficio a stendere il manifesto da affiggere nel pomeriggio in tutta Canelli perché la popolazione sappia. Tu vieni con me. È sempre il solito reparto che colpisce, quello di Max. Ma sì, sono i rossi, gliel'avevano giurata al brigadiere Rozzoni. Lui era come andava, duro nelle parole e ancora più duro nei fatti. Ma dopo aver trascinato quel partigiano legato dietro a un camion, correndo come un pazzo per tutta Canelli, poteva pure stare più attento. E invece continuò a fare il gradazzo. Se ne andava solo di notte in collina da quella donna. Si vede che non conosceva il suo destino. Non conosceva Max. Quelli non sono molti, ma sono decisi. E sempre svegli. Distendilo. Niente fiori, quelli vanno bene per le beghine e gli imbostati. Portali via! Hanno dalla loro parte tutta la popolazione. Allora non c'è nessuno che faccia la spia. Mentre poi li informano quando noi facciamo anche un solo passo. Però a me non pare giusto vendicarlo su quei poveracci che sono qui da noi da 4 mesi. Quello che è fatto è fatto. L'hai sentito anche tu, il comandante, no? Certo, ha urlato così forte che l'ho sentito tutta la caserma. Per lui Rozzone era un dio. Gli ha doppiamente bruciato la sua morte. Prima perché gli è toccata non in un'azione di guerra e poi perché ha perduto il tipo che non aveva nessuna preoccupazione anche di torturare i prigionieri. Basta, Serafini. Rozzoni è morto. A me non piacevano i suoi metodi e non lo compiango. Ma l'ordine è di vendicarlo, non di denigrarlo. E gli ordini vanno eseguiti. Capoposto! Comandi! Chi è il brigadiere di ispezione? Brigadiere Busacca! Chiamalo. Tromba! Chiama il brigadiere! Tenente, io sono d'accordo di vendicare i Rozzoni. Figuriamoci se non lo voglio vendicare. Solo che lo vorrei fare su uno di quei grossi bastardi che se ne stanno liberi e strapotenti in collina. Già. Ci sono delle mosche. E che ci posso fare? Fa venire da me Riccio e Bellini. Bellini è fuori di spesa con la comandata al mattatoio. Riccio deve essere in cucina a pelare patate, vado a chiamarlo. Bellini ve lo porto non appena rientra.
Prendi 3 militi della prima squadra, col mitra. E state attenti almeno che non se ne accorgano subito quei 2. Allora? Tenente, siamo dello stesso paese. E voi sapete benissimo che io ho sempre fatto il mio dovere, anche se qualche volta mi disgustava. Ma fucilare quel ragazzo ha solo 13 o 14 anni. Non sa niente della guerra. Che colpa ha se l'hanno costretto a fare la staffetta? Basta, Serafini. Sai bene che si tratta di una rappresaglia. Fa quello che t'ho detto. Scegli i 3 della squadra. Ecco il cane. Se c'è il cane, dietro c'è Riccio. Sono sempre insieme. Riccio, Comandi. vai là in fondo al cortile dove ci sta il tenente. C'è del materiale da scaricare. C'è quei sacchi da scaricare? Mettiti sull'attenti, Riccio. Tenente, ma dov'è la roba da scaricare? Lascia perdere, non ce n'è roba da scaricare. Fa 2 passi con me. Ma chi è stato? T'hanno menato? Ma che picchiato. Pare davvero che mi abbiano gonfiato, ma non è altro che mal di denti. No, non mi hanno picchiato. Anzi, mi hanno dato del piramidone. Ti fa male? Poco, ora che il piramidone comincia a fare effetto. Non la finiscono quei bastardi. Vogliono proprio morire tutti. No, che non vogliono morire. Anzi, non vogliono più fare soldato per non morire in guerra. Bella roba. È così che facciamo la guerra tutti. Invece di difendere la patria, ci spariamo tra noi. Così i tedeschi fanno la guerra per noi. E poi ce la faranno pagare cara. Ma chi l'ha voluta questa guerra? Tu dici di essere stato poco con Stella Rossa. Le loro idee però le hai imparate bene. Parli come loro. Da dove venivano gli spari non ci sono quelli di Stella Rossa, ma gli altri, quelli col fazzoletto azzurro. Me ne frego, gli uni valgono gli altri. E qui non si finisce mai di uccidere. Di farsi uccidere. Tenente, dov'è il materiale da scaricare? Io sono pronto. Poi devo tornare in cucina di corsa, se no me le danno davvero. Te l'ho detto, non ce n'è materiale da scaricare. Vieni con me, usciamo un momento. Perché? Dovrei andare fuori verso il belbo. Non ci avete mai fatto uscire dal cortile verso il belbo, né io né Bellini. Devi ascoltarmi. E questi? Cosa vogliono? Devi andartene, Riccio. Che? Devo morire? Sì, devi andartene. Volete fucilarmi? E perché? Tu sai che quando ti abbiamo preso sei stato condannato a morte. Adesso è arrivato l'ordine di eseguire quella sentenza. Io? Credevo che con la condanna non ci pensavate più. Voi condannate sempre tutti a morte.
Ma è stato 4 mesi fa. Purtroppo non sono cose che si cancellano. Ma se non l'avete seguita allora quella sentenza, perché volete seguirla adesso? Quella condanna ormai è come non volesse più. Se non l'avete seguita allora è come se l'aveste annullata. Non annullata. Era semplicemente sospesa. Ma io credevo di essermi comportato bene con voi. Sono quasi 4 mesi che mi tenete qui e mi sono comportato bene con voi. Effettivamente, ti sei comportato bene. E allora, perché mi ammazzate? Io ho solo 14 anni, voi lo sapete che ho solo 14 anni. E ne dovete tener conto. O avete scoperto qualcosa di me, di prima? Qualcosa che non sapevate già? Ebbene, non è vero niente di quel che potete aver scoperto. Io non ho mai fatto niente di male. E non ho nemmeno visto fare del male. Facevo la staffetta e basta. È stato ucciso il brigadiere Rozzoni. E l'ha ammazzato sulla collina qui di fronte. Uno di quelli con i quali stavi tu. Maledetto. Certo che se potessimo avere fra le mani chi l'ha ucciso. Ho sete. Mi dispiace per questo brigadiere, ma già volte da quando sono qui dentro avete avuto dei morti. Non ve la siete mai presa con me. Dick! 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 Lo so, Riccio, ma questa volta è così. Vi ricordate quando è morto il Milite Pulacci? Io vi ho persino aiutati a fargli qualcosa, il catafalco, e voi non mi avete nemmeno guardato di brutto. Questa volta è così, tu lo sai. Gli ordini sono ordini. Ma io che c'entro? Io non sapevo neanche esistevano le guerre. Non avevo mai sentito sparare su queste colline, se no i cacciatori. E non ero contento neanche allora, per gli uccelli. Volevo che scappasse anche la lepre. Io ho solo 14 anni. E facevo la staffetta senza fucile e basta. E poi se volete sapere tutta la verità, ora la dico. Era appena la seconda volta che la facevo quando mi avete preso, lo giuro. Io non c'entro. Chi ha dato l'ordine per me? Chi l'ha dato? Da dove è venuto? Dall'unico che può darlo. Il comandante. Ma io l'ho visto tante volte il vostro comandante, proprio qui in cortile. E non mi ha mai guardato di traverso. Una volta mi ha mostrato il frustino, ma rideva. Questa volta è così. Allora, prima io voglio parlare col comandante. Non si può. E non serve. Ma io mi sono sempre comportato bene. Ho sempre fatto tutto quello che mi avete ordinato. Ho rammazzato. Ho pulito gli stivali, ho buttato l'immondizia, ho caricato e scaricato, ho fatto tutta la fatica in cucina come un uomo. E per quando sarebbe? Subito. Adesso? No, questa è troppo grossa. Un momento, l'ho fatta a me solo, a Bellini no. Anche Bellini. Sono andati a prelevarlo al mattatoio. Povero Bellini. E non lo aspettiamo? Perché non aspettarlo? Siamo stati presi insieme e così almeno siamo insieme anche adesso. Non possiamo aspettare. Non c'è più altro. Avanti, Riccio, incomminati. No. Forza, Riccio, coraggio! No, io ho solo 14 anni e voglio mia madre.
Oh mamma, no, è A noi non grosso. fanno tante cerimonie. Io andavo sempre col brigadiere Rozzoni in pattuglia e ho imparato da lui a trattare questi traditori come si meritano. Quando prendono noi, fanno prima del sarcasmo. Non ci dicono frasi di compassione come fa lei con questo qui. Oppure lei è uno di quelli che ha il dubbio che quei maledetti che sparano lassù abbiano una parte di ragione e che noi abbiamo torto e che abbiamo già perso la guerra perché di là ci sono gli americani, gli inglesi e persino i negri. Ma e noi soldati del Duce, nasciamo forse dalle pietre o dalle piante? Ma stai zitto. Tu non sei autorizzato a parlare, e tantomeno a sindacare quello che faccio io. Forza, Riccio. No, io ho solo 14 anni. Avanti voi, coraggio! Lasciatemi. Calmo, non ti Basta. Fermo. Porci. Schifosi. Assassini. Mamma. Non mi toccate più. Ma non mettetemi più le mani addosso. Vado da solo. Ah, se fucilate anche Bellini, conquisterei io in questa maledetta caserma. In mezzo a voi, carichi di odio, sarei io che vi chiederei di fucilarmi. Che i militi mi stiano lontano. Vado da solo. Vado da solo. Tenente, che facciamo? Qui si tratta di un assalto. Non attaccano di giorno una caserma. Sanno fare la guerra loro. Adesso basta. Va contro il muro, da solo se vuoi, ma presto. Ancora una cosa. In prigione ho una torta che mi ha lasciato mia madre. L'ho appena assaggiata. Appena scrostata. La lasciai da Bellini. Ma Bellini mi viene dietro. Datela al primo partigiano che entra nella vostra maledetta caserma. Guai se la mangiano di voi. Camerata Alarico Rozzoni, presente! Brigadiere Busacca! Allora questo Bellini dov'è? Non è ancora tornato! Mandalo a prendere. Manda qualcuno al mattatoio. E portamelo qui, per Dio. Leone